bentornati nel mio canale L'Uncinetto di Silvana. In questo video vedremo come si realizza una borsa di questo tipo, tutta ricamata su rete canvas. Il punto è semplicissimo, alcune di voi hanno visto questa borsa e mi hanno chiesto di fare un tutorial, quindi oggi lo faremo. È bella grande, vi faccio vedere, poi vi dirò anche per farla in due misure diverse. Vedete, bella capiente. In questa ho messo questa tracollina, se vi piace trovate il tutorial nel mio canale, vi metto anche il link in descrizione e intanto vi lascio all'occorrente. Realizzerò la borsa in questo colore bordeaux, visto che in quel giallo oro ce l'ho già, e ci servirà per questo progetto un cordino Svan medium. Se la volete grande come la mia, due pezzi di rete canvas da 0,3 mm. Poi vi dirò anche una misura per riuscire a lavorarla con una rete canvas sola. Basta fare, ve lo spiego subito, un motivo in meno. Vi do tutte e due le misure perché così è lunga quasi 29 cm, quindi anche con un motivo in meno può essere carina, se non avete voglia di acquistare due reti così. Poi ci servirà una catena, una chiusura, vanno bene anche quelle a cartella. Utilizzerò due ponticelli per agganciarci la catena da mettere nei laterali, di questi qui con le alette, e un ago tirafettuccia o un ago da lana, vanno bene, e un pezzettino di fodera a vostra scelta, quella che avete. Intanto vi lascio al tutorial. Per prima cosa andiamo a tagliare la rete canvas e taglieremo, vi do sia la misura che il numero di scacchetti. Ricordatevi che è da 0,3 mm lo scacchetto, e taglieremo 66 scacchetti per 119. Questo se la volete grande come la mia. Poi andiamo a ritagliare due laterali composti da 13 scacchetti per 33. Come misura il laterale abbiamo 5 cm,6 per 14,3, mentre la rete 28,5 per 51 cm. Così ne utilizzate due, perché andando a tagliare la rete vi avanza questa striscetta e non basta per farci il laterale. Vedete? Per pochissimi scacchi, esattamente 3 scacchi, non vi basta. Per cui se volete utilizzare una sola rete canvas, taglierete 61 scacchi qui, quindi faremo un motivo in meno, uno scacchetto in meno, sempre per 119, tutto il resto rimane invariato. Quindi ricordatevi o 66 o 61 scacchetti. E partiamo con l'ago tirafettuccia, infilo il filo e vediamo, vi avvicino molto e vediamo che punto andiamo a fare. Eccoci qua. Iniziamo non nel primo scacchetto ma in quello sotto. Partiamo nella seconda riga
tiro il filo, lasciamo una codina dietro, la tengo con il dito, andiamo nella riga superiore nel secondo scacchetto partendo dall'inizio. Scendo di uno scacchetto sotto rispetto a quello che abbiamo fatto in precedenza, mentre sopra qui avanziamo di uno scacchetto. Scendo, vado uno scacchetto in avanti sopra, scendo di uno scacchetto sotto, tirate bene il filo e tenetelo da dietro, perché altrimenti vi fa tutte quelle asoline che poi non si mettono a posto più, quindi cercate sempre di tenere. Io intanto tengo il filo anche dietro, che così lo vado ad inglobare, continuo ad avanzare di uno scacchetto davanti e scendo di uno scacchetto sotto e sono andata ad impegnare contando dalla prima riga 1 2 3 4 5 6 scacchetti e quindi lì mi fermo, quindi vado uno in avanti sopra. Questa è la mia larghezza dello scacchetto, quello che voglio ottenere, quindi a questo punto ne abbiamo fatto una metà, dobbiamo andare a diminuire e a chiudere il quadrato, per cui non scenderò più di uno scacchetto sotto, ma vado uno in avanti. Da sopra non avanzo più in avanti, ma ho perso l'ago, scenderò di uno, inizio a scendere, avanzo di uno sotto, scendo, avanzo, scendo di uno sopra, avanzo di uno, scendo di un ultimo scacchetto e abbiamo chiuso il motivo. A questo punto non facciamo altro che vado nella riga a fianco, qui entro e iniziamo un altro motivo e vado ad unirmi con i punti che ho fatto in precedenza dello scacchetto prima, quindi uno per uno, vado uno scacchetto in avanti, e vado ad unirmi con questo qua, punto per punto li riprendiamo tutti. Fatto il primo poi non vi potete sbagliare, andiamo uno in avanti, mi unisco a quest'altro, uno in avanti,
ancora uno in avanti, perché qui ho ancora un punto dove mi devo unire. E a questo punto ho completato la mia larghezza, per cui vado a chiudere il quadrato, non avanzo più sotto ma salgo, inizio a salire mentre in alto avanzo sempre di uno scacchetto. E chiudo tutto. Ci troviamo qui in alto, come abbiamo fatto sotto, saltiamo nella riga di fianco e vado ad unirmi a tutti i punti del quadrato precedente. Avanzo di uno e mi unisco agli altri punti. Avanzo di uno avanzo prendo l'ultimo punto di qua e quindi non devo allargarmi più, ma vado a scendere per chiudere il mio motivo. E chiudo il mio quadrato. Una volta ci troviamo a chiudere il nostro quadrato in basso e una volta ci troviamo in alto, quindi abbiamo chiuso qui in fondo, salto nella riga di fianco e ricomincio. Qui non devo più contare perché io poi mi faccio riferimento a questi punti. Una volta arrivata in cima, quella è la misura del mio quadrato. Quindi risalgo, mentre sotto avanzo sempre di uno scacchetto. Il punto è molto semplice, fatto 4-5 motivi, poi noterete anche voi che è semplicissimo. Mettete sempre un po' di filo lungo, che così facciamo meno fermate, anche se poi andremo a foderare, quindi non vi preoccupate. Però se lavorate bene si potrebbe anche non foderare la borsa, perché comunque è bella rifinita abbastanza anche da questo lato.
quindi in questo caso mi trovo sopra, vado nella riga a fianco e inizio ad unirmi ai punti precedenti. Vado uno scacchetto in avanti e riprendo un punto dietro, vado uno in avanti, riprendo uno dietro, e qui ricomincio a chiudere il mio motivo, il mio scacco. Quindi proseguiamo così fino all'arrivare in fondo alla rete, poi vediamo come fare la riga successiva. Arrivata in fondo, intanto chiudo il mio ultimo scacco. Io ho già fatto una riga in più, intanto sono andata avanti, però siamo nello stesso punto della prima riga, quindi chiudiamo il nostro quadrato, completato lo scacco qui. Se avete ancora filo, se no chiudete, non facciamo altro che scendere di una riga sotto nello scacchetto sotto e andiamo a fare la stessa cosa e riprendiamo punto per punto lo scacco precedente. Quindi scendo di uno scacchetto, una riga, gli scacchi ce l'hanno in comune, una riga viene lavorata per tutti e due gli scacchi. Arrivo alla larghezza massima dello scacco e anche qui inizio a chiudere, non scendo più ma vengo uno scacchetto in avanti. Qui scendo di uno scacchetto, avanzo di uno, qua scendo e vado a chiudere il mio motivo. Mi trovo in questo punto, non faccio altro che andare nella riga in avanti e mi vado ad unire con il primo punto, l'ultimo punto che abbiamo fatto. Questo è un punto che potete iniziare a lavorare sia in verticale che in orizzontale, non c'è una regola. Io ho iniziato in orizzontale, però potete farlo, il verso non ha importanza, E qui facciamo righe di andata e di ritorno. Naturalmente siamo venuti in avanti, scendiamo e andiamo a lavorare tornando indietro. Qui richiudo il mio punto,
mi trovo qui, salto nella riga a fianco, mi unisco ai punti precedenti, qui ho finito il filo, per cui dalla parte dietro mi infilo per uno, anche due scacchi, nascondo il filo sotto, taglio e per essere più sicura vado anche a bruciare. Il cordino si squaglia e vado a schiacciarlo, logicamente perché io fodero, se no vi trovate tutte queste bruciature, allora no, passate solo il filo sotto, però io tanto vado a foderare, quindi vado anche per sicurezza ad incollarlo così, bruciandolo con l'accendino. A questo punto continuiamo a riempire tutta la rete di questi scacchetti. Arrivati in fondo alla rete ci avanzeranno solo 3 scacchetti. Continuiamo a ricoprirli così. Faccio vedere, anche se non abbiamo tutta l'altezza, ci verranno dei mezzi scacchi. Io l'ho fatto ho mantenuto tutta la lunghezza della rete, così per avere una borsa più grande e più capiente. Manteniamo la larghezza dello scacco che abbiamo sotto e l'altezza quella che abbiamo, non ha importanza. Questo è l'ultimo scacchetto, quindi adesso risalgo e vado a chiudere anche il mio mezzo scacco. E continuo a ricoprirla tutta. Vedete, otteniamo questi mezzi scacchi, così, che è sempre carino. E inoltre questa parte sarà la nostra parte anteriore davanti, che andrà comunque nascosta dalla patella, per cui non ci dice niente. Continuo così a ricoprire tutto.
Una volta pronto tutto il nostro pannello, ci andiamo ad occupare dei laterali. Vediamo come fare. Anche qui 2 scacchi, 2 motivi solo, erano pochi, veniva troppo stretto il laterale, per cui ho lasciato uno scacco in più tutto intorno, che sono 2. Vediamo come li ho lavorati io. Prendiamo il laterale e conto saltiamo la prima riga di scacchetti, vado nella seconda e conto 1, 2, nel terzo entro, quindi qui mi avanza uno spazio e inizio da qui. Codina del lavoro dietro, vado nella riga sopra a fianco e inizio il mio motivo. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e inizio a richiudere il mio quadrato. Scendo in verticale, ma potete andare anche in orizzontale, faccio tutta la riga fino in fondo e faccio i miei motivi. Qui non c'è bisogno di contare perché come riferimento avrò qui, quando arrivo all'ultimo punto dello scacco sopra, so che non devo scendere più e devo andare a chiudere il mio motivo. Arrivo fino in fondo, mi avanzerà una riga di scacchetti, salto fianco e risalgo con l'altro motivo di scacchetti come ho fatto qui. Poi vediamo come fare questo contorno nello scacchetto vuoto che ci rimane. Completate le 2 righe di motivi nel laterale, andiamo adesso a ricoprire quello che ci resta della rete. Quindi
inizio a piccoli punti. E andiamo a ricoprire così tutti gli scacchetti. E continuiamo a ricoprire, facciamo tutto il giro. Prima di foderare andiamo ad inserire la chiusura, perché poi non riusciamo più ad inserirla con la fodera, mentre la parte sopra la inserirò alla fine inserendo anche la fodera, quindi questa alla fine, questa la parte che avete, se avete con le alette o il bottone, quello che volete metterci prima. E io ho preso una misura, ho fatto un po' di prove, intanto vi dico, a 10 centimetri ho inserito il bottone. Inserite anche, se volete, i ponticelli nei laterali, perché poi dopo andremo a foderarli, oppure se non volete mettere i ponticelli, io in questa ho cucito semplicemente un anello, poi dopo alla fine, e mettete la catena, è giusto un qualcosa in più. E andiamo adesso, aiutandoci con il laterale. Intanto io parto dalla parte dove abbiamo finito con il mezzo scacchetto, che questa è la parte anteriore che andrà nascosta. In effetti qui ho messo la chiusura. Con i marker vado a segnarmi dei punti che mi serviranno poi per andare a cucire, quindi mi aiuto con il laterale, lo appoggio e qui metto un marker, misuro il fondo, che sarà il fondo della nostra borsa, e metto un altro marker. Ancora riprendo quest'altra misura per poter cucire, così io so che in pratica quando vado a mettere su il laterale, ecco, ho tutti i riferimenti di dove devo partire con la cucitura. Quindi fatelo in tutte e due le parti,
prendete il centro anche della borsa che poi vi servirà per inserire la chiusura, e poi passiamo alla fodera. A questo punto posiziono il pannello sulla fodera e vado a ritagliare lasciando tutto intorno 1,5 cm, 2 cm per poter fare l'orlo. Quindi mi giro e inizio con l'aiuto degli spilli a puntare tutta la fodera. Ripiego l'orlo all'interno e punto con gli spilli. Ricordatevi di, adesso vi avvicino, di lasciare questa riga della rete, vediamo, ancora non si vede, questa righina libera, perché noi qui dobbiamo andare a cucire, quindi restate un pochino indietro. Quindi continuo a posizionare e ci rivediamo dopo per cucire la fodera. A questo punto con ago e filo andiamo a fissare tutta la fodera. Prendo una parte sotto di cordino man mano che vado avanti tolgo anche gli spilli vedete lo spazio che lascio tutto questo spazio di rete libera, perché lì poi dobbiamo ripassarci con l'ago per andarla a cucire. Quindi mi raccomando, non chiudete il foro perché altrimenti non riuscite a cucirla. Proseguo così per tutto il giro e poi passo anche a cucire i laterali che intanto ho preparato. A questo punto andiamo a montare i laterali. Intanto io uno l'ho fatto, vedete, quindi posizioniamo il laterale e scacchetto per scacchetto andiamo a cucire una cucitura semplice. Il primo punto ci passo 2 volte, tiriamo bene punto per punto
Qui avete anche i marker di riferimento, quindi proseguo così. Quello che non vi ho detto, vi faccio vedere che ancora devo fare. Nel laterale, nell'altro l'ho fatto, in fondo vado a smussare gli angoli togliendo proprio quest'angolino, solo la parte esterna, perché così quando andiamo a montarlo ci riusciamo a girare meglio intorno. Perché altrimenti una volta cucita molte volte a me l'angolino qui mi esce sempre fuori e quindi vado a togliere, tanto non dice niente, possiamo tagliare tranquillamente. Quindi smussiamo gli angolini. E continuo la mia cucitura. Vado a cucirlo tutto e poi ci rivediamo. Una volta cucita la borsa dobbiamo solo andare a rifinire la rete che ci rimane scoperta nei bordi, quindi io con il filo passo scacchetto per scacchetto e vado a coprire. E lo andiamo a fare tutto intorno alla patella, sui laterali e nel davanti della borsa. Completiamo tutto il giro e poi ci andiamo ad occupare della chiusura. Ho completato tutto il bordo intorno, ho messo la chiusura. Ho inserito la catena ed ecco che la borsa è conclusa. Sono molto soddisfatta, come vedete il punto è molto bello, molto anche di grande effetto, elegante, sciccoso. Non è veloce come punto, purtroppo. Qui ci vuole un po'. Io ci ho messo quasi una settimana, 2 righe per sera, 3 righe per sera, e quindi sì, però devo dire che ne vale veramente la pena. È una bella borsa. Vi do anche le misure adesso finita, quindi è 29 centimetri di lunghezza, è alta 17 ed è profonda con i laterali 6 centimetri, quindi bella capiente, bella da sera, però importante come capienza. Quindi io spero che il progetto vi sia piaciuto e soprattutto di avervi dato un'idea magari di sviluppare una vostra e di personalizzare una vostra borsa. Intanto vi do appuntamento al mio prossimo tutorial.